Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come avevo già accennato nel video precedente con il ragno, oggi continueremo con delle piccole decorazioni per Halloween, visto che Halloween è alle porte. La classica zucca, vi mostrerò oggi come fare la nostra classica zucca. Questa qui è un esempio della classica zucca senza i fantastici occhietti delle classiche zucche quando le decoriamo. Quella che vi mostrerò oggi, a parte far vedere come fare la zucca con le proprie foglioline e il rametto qui sopra, vi mostrerò anche come fare la faccetta della nostra zucca. Prima di iniziare il nostro tutorial su come fare la nostra zucca, ragazzi, vi invito cortesemente a iscrivervi al mio canale, di mettere un mi piace a questo video se vi è piaciuto e ovviamente adesso vi lascio al tutorial. Ciò che ci occorre per fare la nostra zucca: abbiamo il colore della zucca che, come sappiamo tutti, la maggior parte delle zucche è arancione, ma può essere anche fatta di giallo, di verde, potete scegliere, potete sbizzarrirvi. Halloween tutto è possibile. Mi servirà del verde per le foglioline, del marrone per il ramoscello qui sopra, ovviamente il del nero lo aggiungo per fare gli occhietti alla nostra zucca. Ovviamente non può mancare l'ovatta per poter imbottire la nostra zucca, il nostro uncinetto, una codalana, e per finire le forbici. Passiamo al tutorial proprio dal colore arancione. Ovviamente ragazzi, le dimensioni dell'uncinetto che ho usato e delle dimensioni della lana che userò per questo video, come sempre, le lascerò sotto in descrizione. Iniziamo facendo una catenella, il nostro nodino iniziale. Io farò una catenella di 14, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In più ne aggiungerò altre due. Perché aggiungerò altre due? Perché io andrò a lavorare in mezza maglia alta e queste prime due catenelle andranno a sostituire già la prima mezza maglia alta. Quindi andrò nella terza e farò una mezza maglia alta. Quindi ciò che farò per questo giro fino alla fine, farò mezze maglie alte. Sono 3, 4, 10 e 15. Avremo un totale di 15 mezze maglie alte. Adesso giriamo il lavoro, una catenella. Adesso ragazzi, nella prima maglia che mi ritrovo sotto lavorerò una mezza maglia alta prendendo tutta la maglia e ne uno. Dalla seconda in poi fino alla penultima ragazzi io lavorerò prendendo solo la solina interna, quindi questa qua la vedete, questa qua interna. Non prenderò tutta la maglia come normalmente facciamo, ma prenderò solo questa qua interna e lo farò per tutto il giro. Solo la prima e l'ultima prenderò la maglia intera, così da dare una linearità di più alla mia zucca, però le maglie centrali saranno prese solo nella solina interna. 3, 4, 14 e l'ultima prenderò tutta la maglia e 15, così che io do una linearità di più alla mia zucca. Continuerò questo lavoro di fare giro lavoro, una mezza maglia alta presa di una maglia intera, tutte le maglie mezze maglie con la solina interna, l'ultima una mezza maglia alta prendendo tutta la solina. Faremo questo lavoro all'incirca fino ad arrivare a 20 centimetri, ok? Ci vediamo qui una volta raggiunti i 20 centimetri. Quando abbiamo raggiunto ragazzi la lunghezza desiderata, io in questo caso ho fatto 20 centimetri,
prenderò il mio lato di qua, piegherò in due, farò delle maglie bassissime per poter chiudere entrambi i lati. Allora ragazzi, una volta raggiunto la fine dell'altro lato, io farò una catenella aggiuntiva e taglierò un lungo filo, perché adesso ciò che faremo è chiudere entrambi i lati. Come faremo? Ci serviremo di un ago da lana, passeremo il nostro ago da lana sotto ad ogni maglia fatta, così da poter intrecciare il lavoro. Questo lavoro che stiamo facendo da questo lato poi lo faremo anche da quest'altro lato, così da chiudere entrambi i lati. Come potete vedere, quasi finito il primo lato. Ecco qua, faremo un nodino di sicurezza, ed il nostro primo lato è chiuso. La stessa cosa con quest'altro lato, ma prima di chiudere il lato dobbiamo ovviamente imbottire il nostro lavoro. Una volta imbottito a sufficienza il nostro lavoro, faremo come abbiamo fatto per l'altro lato. Chiuderemo questo lato passando attraverso ogni maglia qua fatta all'inizio, passeremo sotto ogni punto. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua ragazzi, una volta chiusi entrambi i lati, la nostra zucca è quasi pronta. Per poter dare delle forme un po' così, quindi un po' più bombata la nostra zucca, cosa farò io? Con il filo rimanente andrò semplicemente ad andare verso queste linee e farò semplicemente, andando verso il basso, farò questo procedimento così, far passare il filo attraverso queste linee e tirerò. Ovviamente salterò una e andrò nella successiva e farò questo procedimento, scusatemi, per tutto il giro. Ci vediamo alla fine del nostro lavoro. Ecco qua ragazzi, una volta data la forma alla nostra zucca, la zucca è pronta. Adesso andremo a vedere come fare le nostre foglioline e il nostro rametto. Per fare il nostro rametto, questo qua, io userò del marroncino chiaro, potete usare anche marroncino più scuro. Farò un anello magico e al suo interno farò 5 maglie basse, 1 2 3 4 e 5. Chiuderemo il lavoro ed eccoci qui. Come sempre, l'ultima maglia io metto il mio marcapunti. Ragazzi, adesso faremo un giro di aumenti, quindi avremo 10 maglie basse alla fine di questo giro, quindi ci vediamo alla fine di questo giro. Una volta fatte le nostre 10 maglie basse,
Allora, farò 2 giri su 10 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine dei nostri 2 giri su 10 maglie basse. Una volta fatti i nostri 2 giri su 10 maglie basse, adesso faremo un giro di diminuzioni, quindi avremo alla fine del nostro giro 5 maglie basse, quindi faremo un giro di tutte diminuzioni. Ecco qua, fatto il nostro giro di tutte diminuzioni, avremo 5 maglie basse. Adesso faremo 4 giri su 5 maglie basse. Non vi dimenticate, ragazzi, di imbottire leggermente il lavoro, se no sarà difficile poi alla fine farlo, visto che adesso la parte andrà a stringersi. Quindi imbottiamo il lavoro e facciamo altri 4 giri su 5 maglie basse. Ci vediamo quando finiamo il nostro lavoro. Una volta fatti i nostri 4 giri su 5 maglie basse, adesso, ragazzi, faremo un giro di aumenti, quindi avremo a fine giro di nuovo 10 maglie basse. Ci vediamo a fine giro quando avremo 10 maglie basse al nostro marcapunti. Una volta fatte i nostri aumenti, faremo un altro giro su 10 maglie basse e poi ci vediamo alla fine quando arriviamo al nostro marcapunti. Una volta fatto l'ultimo giro, andrò nella maglia successiva, farò una maglia bassissima, una maglia aggiuntiva e taglierò il filo un po' più lungo perché andrò a cucire questo alla zucca. Adesso passeremo alla fogliolina, che è molto facile. Faremo semplicemente un numero di catenelle a nostro piacimento in base alla lunghezza della fogliolina che vogliamo. Io ve ne mostrerò una, poi l'altra sarà identica. Ovviamente ne ho messe due, se ne volete mettere tre potete metterne tre a vostro piacimento. Allora, come farò la prima, così sarà la seconda. Io ne ho fatta una più lunga e un'altra più larga. La prima farò 10 catenelle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ragazzi, adesso cosa farò? In ogni catenella lavorerò 2 maglie basse e questo sarà la fogliolina per la nostra zucca. Ci vediamo a fine lavoro. Eccoci qua, arrivati all'ultima maglia, io farò una catenella e chiudo il lavoro. Un filo lungo per poter poi tutto cucire alla nostra zucca. Vedete, una fogliolina arricciata. Se volete farne un'altra potete farla uguale, stesse catenelle o leggermente più lunga, dipende da voi. Io ne farò un'altra leggermente più lunga. Ci vediamo alla fine quando avrò unito tutti i pezzi alla zucca, così vediamo come fare gli occhi della nostra zucca. Ragazzi, una volta unito tutti i pezzi alla mia zucca, quindi il rametto e le foglioline, adesso vi farò vedere. La zucca può essere pronta così, oppure se volete aggiungergli la faccina. Vi farò vedere adesso come fare la faccina. Userò il colore nero, farò la classica faccina agli occhietti a triangoli e un sorriso. Cosa farò praticamente? Vi farò vedere un solo triangolo e poi dopo l'altro sarà uguale. Farò la mia catenella dove farò 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Lavorerò su 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. Potete anche fare gli occhietti rotondi, io mi sto basando sulla classica zucca. Poi due diminuzioni perché sono solo su 4 maglie, quindi 2 diminuzioni consecutive, giro il lavoro, farò un giro senza diminuzioni, 1 e 2, ovviamente girando il lavoro farò una diminuzione dove avremo solo una maglia bassa alla fine, una catenella aggiuntiva, taglio il lavoro, farò un altro simile allo stesso modo, passiamo sempre con filo nero a fare la bocca. Io farò semplicemente una catenella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e più un'aggiuntiva 16. Adesso farò per ogni
1, 2, 3, 4 e nella quinta farò un aumento, 1 e 2, farò altre 4 successivamente, 1, 2, 3 e 4 e nella quinta un aumento, 1, 2, 1, 2, 3 e 4 e nell'ultima un aumento, 1 e 2. Alla fine chiudo il lavoro con una catenella aggiuntiva e taglio. Adesso andremo ad unire il tutto alla zucca. Ed eccoci qua ragazzi, abbiamo terminato il nostro tutorial. Questa è la zucca che, come ho detto, può essere lasciata così, quindi una semplice zucca decorativa carina, oppure le nostre classiche zucche con le faccine strambe. Questa è stata una delle zucche che ho fatto, così col faccino. Ovviamente voi potete scegliere qualsiasi modo di fare la faccina, potete fare gli occhi a cerchi con la bocca a zig zag, potete fare tipo invece del nero potete usare il giallo, così da dare l'effetto che all'interno c'è una luce accesa, quindi potete sbizzarrirvi. Ovviamente la zucca classica è arancione, ma io ad Halloween tutto è possibile, quindi potete fare di qualsiasi colore le vostre zucche, potete farle anche verde, gialli, rosse. Ad Halloween tutto è possibile. Spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Ancora una volta vi ricordo di iscrivervi al mio canale, in quanto molti di voi seguono i miei video ma non sono iscritti al mio canale, quindi vi prego di iscrivervi al mio canale, oltre che guardare i miei video. Spero che vi sia piaciuto, lasciate un like e se volete altri contenuti simili di Halloween lasciate un commento qui sotto e sarò felice veramente di poter fare un video che vi possa piacere. Un saluto, al prossimo video, ciao!